Un attimo che do una pulita, poi facciamo la vellutata di porri. Una pulita arriva. Allora, stasera c'ho la brigata, come i ristoranti. Allora, cosa facciamo stasera? Facciamo una vellutata di porri. Porridge. No, di porridge. Stasera facciamo una vellutata di porri, che è un piatto vegetariano e vegano Porri. fino a un certo punto. Per farlo servono i porri, una patata, una pentola abbastanza grande, un goccio di latte, una abbondante cucchiaiata di burro, sale, pepe e olio e una bella brigata di cuochi. Allora, cominciamo? Allora, per prima cosa prendiamo dei porri, questi sono due porri molto grandi. Togliamo la testa e togliamo il ciuffetto dietro e poi li laviamo. Allora, togliamo la testa, che è quella con la barbetta, poi tagliamo le due code. Adesso abbiamo due porri puliti e li dovete tagliare, vi faccio vedere, a rondelline sottili sottili, piano piano col coltello. I porri sono come le cipolle, hanno tanti piccoli strati di pelle uno dentro l'altro. La parte esterna di solito è un po' rovinata. Per pulirla al meglio si fa un tagliettino così e poi si sfoglia come un papiro. Tolgo il papiro egiziano, arrivo alla parte tenera, bella lucida. Mentre loro tagliano tutto a fettine sottili sottili, io sbuccio una patata grande, la taglio a pezzettini e la faccio bollire dentro una pentola d'acqua calda. Prendo la patata grande, la sbuccio. Dopo aver sbucciato la patata la taglio grossolanamente a pezzi. Poi li prendo e li metto dentro una pentola di acqua calda. Prendo una pentola non troppo grossa, la riempio di acqua, la metto sul fuoco, ci butto dentro le patate e le faccio bollire. Perché faccio bollire una patata per fare la vellutata di porri? Perché la patata schiacciata, bollita, dà più cremosità alla vellutata. Tagliamo il porro fino a che non è troppo verde. Ancora un po', dai, arriviamo più o meno fino qua. Dai. Amore, non vuoi sposare? Sì, dai, andiamoci. A questo punto abbiamo affettato bene tutti i nostri porri, ok? A rondelline, prendiamo una pentola grande, la appoggiamo sul fuoco, mettiamo dentro un filo d'olio, non troppo. Accendiamo il fuoco sotto la pentola e ci buttiamo dentro i porri tagliati a rondelline. Vai, buttate, ognuno butta i suoi. No, amore, no. Vai, così. Piano, piano, lentamente. Piano. Poi così li raccogliamo. Vai, andiamo. Con un cucchiaio di legno ungiamo bene i porri e li facciamo soffriggere. Con la punta del cucchiaio cerco di rompere tutti i cerchietti in modo tale che soffriggano il più possibile a fuoco alto nell'olio che abbiamo messo. Fateli rosolare bene i porri, non abbiate fretta. Mentre i porri stanno insaporendo nell'olio, io controllo un attimo il livello di cottura della patata, che è ancora un po' dura. La patata deve diventare morbida e bagnata. Naturalmente bollire una patata e far rosolare due porri hanno tempistiche diverse, quindi se posso darvi un consiglio, prima fate la patata bollita, quando la patata bollita è pronta cominciate la ricetta facendo rosolare i porri. Come facciamo a sapere se le patate bollite sono cotte? Ci vuole un master ad Harvard. Oppure cerchiamo di infilare la forchetta dentro la patata. Se la punta della forchetta accede agilmente al cuore della patata, la patata è bollita. Le nostre patate bollite sono fatte, le prendiamo e le scoliamo e le teniamo qua in attesa di aggiungerle ai porri che nel frattempo dovrebbero essersi ammorbiditi. Allora, i nostri porri sono sufficientemente appassiti, cioè si sono ammorbiditi. È giunto il momento di aggiungere ancora una goccia di olio, perché adesso metteremo le patate, quindi aggiungiamo solo una goccia, ma una goccia, non troppo. Prendo le patate bollite tagliate a cubetti, le butto nei porri e giro. Queste patate le lasciamo insaporire adesso nell'olio bollente per qualche minuto. Nel frattempo aggiungiamo il sale. Teniamo conto che poi ci sarà da aggiungere l'acqua, quindi un po' di sale in più ci va. Poi una macinata di pepe,
lasciamo insaporire i porri e le patate insieme nell'olio che è rimasto in fondo alla pentola per qualche minuto. Do una mescolata, una rimesciata e faccio ancora insaporire. A questo punto faccio scorrere dell'acqua bollente e aggiungo 1, 2 e 3 tazze di acqua bollente. Mescolo, 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 copro con un coperchio e sposto tutto sul fuoco grande e faccio andare a fuoco alto finché non arriva ad ebollizione. Aggiungo 3 tazze di acqua bollente, accendo il fuoco grande al massimo della potenza, copro con il coperchio e ce la poso sopra fino a che non arriva ad ebollizione. Ok, sono passati tipo 5 minuti e la pentola sta bollendo. Togliamo il coperchio, la spostiamo in una zona dove possiamo operare con calma. Prendiamo il fantastico mini pimer, lo infiliamo dentro e frulliamo tutto cose. Quando abbiamo frullato tutto quanto, la mettiamo sul fuoco medio e riaccendiamo a fuoco alto perché deve riprendere il bollore. Aggiungiamo, per renderla leggermente più cremosa, un goccio di latte, un goccino, e una fettina di burro. Aspettiamo che riprenda il bollore. Quando vediamo le bollicine che vengono su, vuol dire che praticamente la nostra vellutata è pronta. Adesso non dobbiamo fare altro che farla asciugare fino alla consistenza desiderata. C'è a chi piace più liquida, c'è a chi piace più densa, io la preferisco più densa ad esempio. Però la facciamo andare scoperta fino a quando non arriva alla densità che ci piace. Una volta arrivata a quella densità basta spegnere il fuoco e coprire e poi servirla in tavola. Io personalmente la servo con un filo d'olio a crudo, 2-3 foglie di basilico sminuzzate sopra e una generosa macinata di peperoncino. E ci ficco pure il parmigiano e naturalmente un po' di crostini, I buoni vecchi crostini di pane secco, raffermo e unzo. Vellutata di porri, Buona! buona. Che deve fare la gente? Iscriversi al canale, mettere like e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati alle ricette di Papà Salvezza. Ciao, vado a mettere la tavola. Bravo, vai a mettere tavola. Vellutata di porri.